Uè, ciao a tutti e bentornati sul mio canale, io sono il Deccio e nel video di oggi andremo a vedere come ho dipinto un troll dei Gloomspite Gliss. Ho deciso di riprendere a giocare, oltre che a dipingere, e per farlo ho scelto appunto una delle armate che utilizzo da tantissimo tempo, che sono quella dei vecchi orchi e goblin del fantasy, rivisti però in chiave Age of Sigmar, e quindi sono i Gloomspite Gliss. Ho deciso quindi di cercare di ottenere un esercito, un'armata completamente dipinta in breve tempo e per farlo adotto quella che è un po' un mio escamotage da diverso tempo quando si tratta di dipingere proprie armate, cioè quello di non dipingere tutti i modelli al 100%, ma cercare di ottenere una visione d'insieme completa che facciano sembrare l'esercito completamente dipinto sul tavolo da gioco. Quindi alcuni dettagli come possono essere delle corde, dei piccoli particolari verranno lasciati indietro, verranno ripresi in seguito. I modelli che andrò a utilizzare durante il gioco non hanno il protettivo, quindi una piccola accortezza in più durante le partite, ma secondo me alla fine tra avere o non avere il protettivo non cambia molto se la base iniziale di primer è stata data diciamo abbastanza bene, abbastanza a fondo. Quindi tornando a questo modello ho deciso di utilizzare sia per lui che per il resto dell'esercito un approccio con diversi tipi di colore, quindi si andrà dagli acrilici all'utilizzo dell'aerografo, agli inchiostri, ma soprattutto agli oli. Gli oli mi permettono di ottenere un risultato interessante in brevissimo tempo, quindi le sfumature che si andranno poi a creare saranno molto morbide e soprattutto veramente in poco tempo. In passato avevo fatto un video riprendendo un po' quella che è la tecnica di Frisoni con degli zombie, adesso invece l'ho applicato anche a questi Gloomspite Gliss e devo dire che il risultato mi piace molto. Quindi detto questo, come sempre parto da una base nera per poi illuminare il modello con un bianco zenitale. In seguito vado ad applicare diversi colori ad aerografo per avere una maggiore consapevolezza di quelli che saranno i volumi del pezzo e soprattutto per creare una base molto coprente su cui poter lavorare con le lavature ad olio. I colori scelti sono tendenzialmente tutti molto opachi e soprattutto quelli della Molotov si stendono benissimo ad aerografo poiché hanno un pigmento davvero molto sottile. Io infatti li uso spesso e in alcuni casi anche in sostituzione del primer. Giocando con questi colori riesco inoltre ad avere un'idea di quello che sarà il risultato finale e di dove ho intenzione di posizionare i vari passaggi di colore. Aspetto molto importante è l'ultimo passaggio, fatto con un colore chiaro e caldo che serve ad illuminare le zone che avranno maggiore luce. Si tratta di una sorta di sketch fatta ad aerografo molto rapidamente, in fin dei conti si tratta sempre di un modello da gioco. Considerate che in tutto questo passaggio ho impiegato veramente poco tempo. Ecco, ora arriva la parte secondo me più interessante, che è quella delle lavature ad olio. Per questo modello e per il Gloomspite in generale ho deciso di utilizzare diversi colori ad olio. In questo caso si tratta di un magenta, di un verde, di un blu, di un colore giallino per la parte in legno, di un azzurro, e li vado a posizionare sul modello seguendo un po' quelle che sono diciamo le luci e le ombre date con il primer in precedenza. Sì, lo so, sembra un gran macello, alla fine i colori si andranno a mescolare tra di loro, però la cosa interessante è proprio quella di andare a sfruttare quelle che sono le caratteristiche degli oli, cioè il fatto che si mixano molto bene tra di loro e che quindi non è molto difficile riuscire a creare delle vere e proprie sfumature, semplicemente i colori stando vicini tra di loro, entrando in contatto, si mixano da soli e creano veramente delle interessantissime sfumature in pochissimo tempo, molto semplici da avere. Quindi uno potrebbe creare un qualcosa di simile per esempio anche su dei guerrieri di Nargol, come ho detto altre volte, secondo me sono un'armata che ci sta veramente bene con questo tipo di tecnica e poi ripeto è davvero rapida. Dimenticavo, se ve lo state chiedendo, quel barattolo in fondo è un barattolo con all'interno non dell'acqua ma dell'acqua raggia in odore, che lo utilizzo alle volte per rendere ancora più fluido il colore, oltre al white spirit della cappa, e per ripulire un po' il pennello.
In questa fase è meglio utilizzare o dei pennelli vecchi o dei pennelli sintetici, perché ovviamente l'acqua ragia rovina molto il pennello. Ecco, il pasticcio è completo, infatti adesso il modello è inguardabile, ha questo strato abbastanza lucido di olio e soprattutto mescolato molto casualmente. Adesso quindi vado a rimuovere l'eccesso di olio. Vado a prendere appunto queste spugnette da trucco che ho trovato su Amazon, costano pochissime e sono comodissime perché a differenza del cotton fioc non lasciano residui sul modello. In questo caso vi consiglio sempre di avere presente come volete illuminare il vostro modello, nel senso che il movimento che andrete a fare con la spugnetta è quello verso cui il colore si sposterà, quindi se volete mixare il blu con il viola dovete spingervi da sinistra verso destra e viceversa, quindi ecco, qui sta un po' a voi decidere come muovervi e come utilizzare queste spugnette. Comunque vedete, anche in questo caso veramente rapidamente si riesce ad ottenere delle sfumature molto interessanti, come si può vedere dalla pancia per esempio, oppure dalla pietra che ha in mano questo troll. Cosa ve ne pare? Ecco il modello ripulito, aspettiamo qualche minuto, dopodiché andiamo a dare una mano molto importante di protettivo opaco. Questo serve per far sì che il colore acrilico che sto dando in questo momento riesca ad attaccarsi bene, perché altrimenti scivolerebbe via. Però l'aspetto veramente bello della base ad olio è che adesso il colore di fondo che abbiamo è comunque un colore vivo che con il pennello e con l'acrilico si andrà a mixare in maniera molto rapida e molto leggera, e quindi andremo a creare veramente delle sfumature molto semplici in pochissimo tempo. Quindi diciamo che d'ora in poi si tratta di una pittura tradizionale, quindi con le solite tecniche, le solite caratteristiche, colore molto diluito. In questo caso ho utilizzato un blu che vado a dare sul modello nelle zone di maggiore luce, e poi schiarito con un colore panna però molto caldo, in questo caso un colore della Scale 75 mixato appunto ad un H, perché infatti molto spesso io la gamma dei colori chiari, dei gialli, utilizzo l'H perché rispetto alla Scale ha una luminosità maggiore, quindi mi permette di avere un effetto più caldo e più luminoso su dei colori che in realtà sono molto opachi, quelli della Scale. Con questo blu vado invece a creare le ombre sul modello, sempre molto diluito, anzi in questo caso veramente quasi completamente acqua. Questo è come si presenta il modello dopo questa prima fase ad acrilico. Adesso invece vado ad applicare gli ink, in questo caso ho scelto un verde in modo tale da creare una tonalità turchese nelle ombre, che è un po' un filo conduttore che è presente un po' in tutta quanta la mia armata. Con l'inchiostro siamo riusciti ad ammorbidire un po' gli stacchi molto netti che erano presenti prima sul modello. Poi per ragioni di video ho fatto un salto temporale in avanti perché vado a rifare un po' tutti quanti i dettagli, ma fondamentalmente vado semplicemente ad aggiungere colori più chiari, più caldi al mio mix precedente, e vado a schiarire ulteriormente il modello per creare questo effetto un po' fluo, un po' fiabesco che va a caratterizzare un po' tutta l'armata. Cosa ve ne pare fino ad ora?
Questa fase è molto semplice, però secondo me di impatto, perché si va ad utilizzare un colore caldo, chiaro, su parti abbastanza in ombra, coperte da un inchiostro un po' scuro, e questo permette di far risaltare tantissimo i spigoli e le parti più esposte del modello. Rieccomi, spero che abbiate trovato il video interessante e fatemi sapere un po' nei commenti cosa ne pensate, soprattutto del discorso dell'olio. Come avete visto durante il video, avere una base ad olio ti permette di sfumare con più facilità due colori senza diciamo dover avere eccessivi passaggi. E secondo me può essere veramente un'ottima soluzione, soprattutto quando si tratta di dipingere molti modelli. Per certi aspetti penso che una pittura d'olio con lavatura e quindi pulizia successiva sia quasi più veloce di dipingere esclusivamente con i contrast. Secondo me l'effetto finale è migliore, però poi lì si tratta anche un po' di una questione di gusti, bisogna poi in seguito rifinire il modello sicuramente ad acrilico. Quindi detto questo vi lascio, vi do appuntamento al prossimo video e nel frattempo vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete fatto e di mettere un bel like. Se conoscete qualcuno che è interessato alla pittura, a Age of Sigmar, Warhammer 40.000 e quant'altro, linkategli il mio canale, così cerchiamo piano piano di crescere. Detto questo vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!